Ci eravamo lasciati con un Thuram leggero, sorridente, un po' ironico nel post partita di Inter Slavia Praga, un sorriso che sembrava volesse togliere un po' ogni preoccupazione. Invece ieri è arrivata insomma una doccia fredda, risentimento muscolare al bicipite femorale sinistro per l'attaccante nerazzurro. Questo dice il comunicato dell'Inter all'indomani di Inter Slavia Praga e ora per quanto dovremmo privarci, ecco, dell'attaccante nerazzurro, come deciderà di muoversi, Christian Chivu, ne parliamo in questo contenuto. Amiche e amici nerazzurri, ben ritrovati sui canali di Passione Inter. Prima di partire, come sempre, io vi ricordo di continuare a supportare il progetto Passione Inter con un like al video, l'iscrizione al canale, c'è il nostro club di Passione Inter, qui sotto passioneinter.club se volete unirvi ad una grande famiglia nerazzurra. Detto questo, prima di partire, prima di provare a rispondere un po' a quelli che sono gli interrogativi su questo infortunio, io vi voglio far rivedere quel momento di cui parlavo all'inizio con un Thuram che nel post partita appunto di Inter Slavia Praga in zona mista, ci regala sicuramente un sorriso, ma eravamo tutti molto attenti, a capire insomma, quali fossero le condizioni effettive di Thuram. Abbiamo provato a chiederglielo, ma lui come sempre ha cercato un po' di, così ironizzare, di fare il simpaticone. Ve lo faccio rivedere. La camminata. Come stai Marcus? Come stai? Come stai? La sfilata, faccio la La sfilata. sfilata, la sfilata. Mi sembra che sia abbastanza bene. E nulla quindi, una sfilata ecco di Marcus Thuram, che sicuramente è un calciatore così amante della moda, ma in questo caso è una sfilata che purtroppo in quel momento ci ha fatto sorridere, però poi nel giorno dopo, la partita ci ha dato in realtà indicazione diversa anche rispetto a quella che aveva dato Christian Chivu nel post partita, perché l'allenatore nerazzurro su quello che poi gli aveva detto il giocatore ha parlato di un crampo, ma appunto poi è arrivato l'esito dei primi esami di Marcus Thuram che ci hanno dato una notizia ben diversa. Esami che poi dovrà ovviamente svolgere di nuovo l'attaccante nerazzurro tra una settimanella circa, sperando di avere degli aggiornamenti positivi al riguardo. E allora, in questo video, come dicevo, proveremo un po' a capire quali sono i tempi di recupero del giocatore, quando potremo rivederlo, ma soprattutto anche capire come potrà muoversi Chivu in questo momento, perché questa stagione l'Inter, per fortuna, l'abbiamo detto tante volte, riesce ad avere delle soluzioni valide in attacco, con un numero sicuramente inferiore rispetto a quello dell'anno scorso, perché abbiamo 4 attaccanti di fatto, però delle soluzioni che possono risultare più efficienti, più efficaci rispetto a quello che abbiamo visto nelle passate stagioni all'Inter. Allora, innanzitutto parliamo dell'infortunio, perché siamo di fronte ad un problema muscolare e proprio per questo i tempi di recupero sono variabili. C'è chi sta ipotizzando alla peggio, ecco, un mese lontano dai campi, perché appunto tra l'altro c'è anche la sosta di mezzo, quindi bisogna considerare anche quel periodo lì. Però io voglio farvi vedere una cosa, perché sono andata un po' a spulciare quella che è la cronaca degli infortuni di Marcus Thuram, che sappiamo essere stato un giocatore che da quando è all'Inter ha avuto dei problemi fisici, più o meno rilevanti, ed è per questo che vi voglio mostrare, questi dati, perché nelle stagioni precedenti all'Inter, Marcus Thuram, nel momento in cui ha avuto un problema fisico, si è assentato per un massimo di 13 giorni. 3 partite al massimo, però ribadisco in questo caso c'è la sosta di mezzo, quindi dobbiamo fare delle considerazioni diverse. 11 giorni, 11, 13 giorni al massimo e appunto una decina di giorni quando si è trattato di un problema muscolare. In questo caso non siamo di fronte ad un affaticamento muscolare, ma ad un risentimento muscolare, il che vuol dire che potrebbe essere, ecco, un po' più, anzi è un po' più antipatico rispetto all'affaticamento, però ad esempio la Gazzetta dello Sport
parla di 1 mese di tempo di recupero, pur sottolineando il fatto che Marcus Thuram ha una struttura muscolare, che reagisce particolarmente bene agli infortuni, particolarmente reattiva, con delle fibre elastiche che gli consentono, dei tempi di recupero molto più rapidi rispetto ad altri giocatori. Quindi per questo, diciamo che innanzitutto è difficile immaginarlo titolare subito dopo la sosta nella quale mi auguro che resti ovviamente a Milano, senza insomma impegni, in giro per il mondo. Possiamo parlare di un possibile rientro graduale, magari con una panchina nella trasferta a Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise in Champions League, e diciamo che l'obiettivo principale può essere il big match contro il Napoli del 25 ottobre. Quindi io non penso che venga forzata la mano, ecco, quindi non me lo aspetto prima, però ovviamente sono tutte considerazioni che possono essere anche smentite in base poi a quello che sarà l'esito degli esami che svolgerà il giocatore tra una settimana, perché sappiamo che appunto tra 6-7 giorni dovrebbe sottoporsi a nuovi controlli e sicuramente in quel momento avremo delle informazioni un po' più complete, scusatemi. Detto questo, quanto pesa in questo momento l'assenza di Thuram? Secondo me dobbiamo muoverci su 2 livelli diversi. Allora, innanzitutto partiamo dai risultati senza Marcus Thuram, perché da quando Thuram è all'Inter, da quando veste la maglia nerazzurra, l'Inter ha giocato 16 partite senza Thuram, con un bilancio positivo di 11 vittorie e 5 sconfitte. Questo ci dice che la squadra è in grado di reggere anche senza Thuram. Però c'è un secondo livello, secondo me, che può essere più decisivo in questo senso, ed è il peso che Thuram ha in questo momento. L'avvio di stagione è stato molto positivo, con 5 gol e 2 assist in 7 presenze, ed è la miglior partenza della sua carriera. Tra l'altro è il secondo giocatore più utilizzato da Christian Chivu dopo Alessandro Bastoni, con 528 minuti già accumulati in questo inizio stagione. E poi anche i numeri sono dalla sua parte, perché è il giocatore con il miglior numero di dribbling in nerazzurro, quindi altro dato che sicuramente ci porta a dire che in questo momento Thuram è fondamentale, soprattutto in un aspetto che magari molti dicono che manca a questa Inter, anche se poi in questo avvio di stagione i dati dicono qualcosa di diverso, però è una caratteristica che sicuramente serve a questa Inter. E poi è il giocatore che sta tirando di più di tutti in ogni partita, quindi è il giocatore che sta tentando di più di andare alla conclusione. Altro aspetto fondamentale per un Inter che appunto sta trovando la quadra anche per diventare più concreta, ecco, lì davanti. Quindi 2 aspetti che ci dicono molto di questo giocatore e dell'impatto che ha questo giocatore. Ovviamente stiamo parlando di numeri, parliamo anche del discorso di quanto Thuram riesca a trascinare la squadra anche a livello mentale. Quindi se guardiamo ai risultati, l'Inter non dipende da Thuram, perché ha dimostrato che anche senza Thuram può vincere. Ma se andiamo ad analizzare quella che è la dimensione attuale, sicuramente con questa forma, questo stato di forma e questo rendimento, è chiaro che l'assenza di Thuram toglie molto. Toglie, ma in qualche modo si può provare a rimediare. E quindi come può sostituirlo Christian Chivu? Sono 2 fondamentalmente le opzioni, con Pio Esposito, che si è sbloccato ovviamente con un gol pesante che consente a lui in primis di forse liberarsi mentalmente, no, dal peso di questo avvio di stagione, nel quale è sotto i riflettori sicuramente per un rendimento positivo, ma era in attesa di quel gol. C'è riuscito, quindi sicuramente sarà uno slancio positivo, quindi Chivu può fare affidamento ancora su un Pio Esposito sul quale insomma lui ripone molta fiducia. E poi c'è Bonni, che è forse per caratteristiche, anzi senza forse, il profilo molto più simile a Marcus Thuram a livello di ruolo e appunto di caratteristiche, che
finora abbiamo visto più volte a partita in corso e magari questa può essere l'occasione più giusta per lanciarlo. In questo discorso, secondo me, più che una questione tattica, tecnico-tattica, rientra molto anche la sensibilità dell'allenatore, perché Kivu ha dimostrato in questa avvio di stagione di gestire con grande attenzione non solo l'aspetto tecnico-tattico, ma anche forse soprattutto quello mentale. Quindi abbiamo visto che con Pio Esposito ha funzionato, il fatto di dargli fiducia sta funzionando, una gestione appunto di Bonni in questo momento che Marcus Thuram insomma è indisponibile, una gestione adeguata di Bonni potrebbe ecco, creare veramente un reparto completo nel quale c'è un turnover, una rotazione tra i 4 attaccanti con tutti che hanno lo stesso livello, tra virgolette, di fiducia per affrontare ecco, una stagione nella quale c'è bisogno di tutti e di tutti allo stesso modo, con un rendimento positivo, perché l'abbiamo visto quanto l'importanza, diciamo, non delle riserve, perché non voglio chiamarli così, è anche non corretto per la gestione di Kivu, però avere delle alternative valide è importantissimo. E poi c'è anche un altro aspetto che possiamo sottolineare, perché in estate si era parlato tanto anche di Frattesi, nome che in questo momento è pronunciato tantissimo perché sembra un po' il giocatore abbandonato da Christian Chivu. Non è così, anzi, l'ha detto, l'ha menzionato anche nella conferenza stampa post Inter Slavia Praga, magari l'idea di Frattesi posizionato sotto punta, come aveva detto anche Chivu in qualche conferenza stampa di qualche partita fa, aveva parlato di questo giocatore in quel ruolo lì, magari in una situazione di emergenza si potrebbe anche ipotizzare di vedere Frattesi in un ruolo diverso, gestito in maniera diversa, utilizzato in maniera diversa, in modo tale che possa anche lui, diciamo, ecco, vedere valorizzate quelle che sono poi le sue caratteristiche. Quindi questo è quanto, ma lo chiedo a voi, perché io insomma mi sono espressa, voglio sapere secondo voi quanto peserà l'assenza di Thuram in questo momento, come secondo voi bisognerà gestirla anche da parte di Christian Chivu, quindi chi vi aspettate magari di vedere già in campo sabato contro la Cremonese, quindi io come sempre vi aspetto qui sotto nei commenti, mi raccomando, e poi avremo modo di parlarne anche nell'appuntamento di oggi, consueto appuntamento in live delle 19:30 sui canali di Passione Inter. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast e per chi invece ci segue su YouTube vi basta cliccare proprio qui.